Ci sono case che sembrano identiche a tutte le altre. Strade tranquille, luci soffuse dietro le finestre, silenzio interrotto solo da qualche auto che passa in lontananza. Luoghi in cui nulla lascia presagire che, dietro una porta chiusa, possa nascondersi qualcosa di irreparabile. Amici miei, buonasera. Io sono Elena. E anche oggi sono qui a raccontarvi una storia da brividi. Se siete affascinati dal lato più oscuro della realtà, dalle storie macabre, dal paranormale e dal true crime, allora siete nel posto giusto. Perché Crime Stories è il luogo dove l'orrore incontra la verità. E la storia di oggi racchiude tutto questo. Questo caso si svolge in una cittadina dello stato di New York, dove una famiglia stava vivendo quella che all'apparenza era una vita ordinaria. 2 bambini piccoli, una madre presente, un padre conosciuto e rispettato nella comunità. Una routine fatta di scuola, lavoro, impegni quotidiani. Nessun segnale evidente di pericolo, nessuna richiesta d'aiuto, nessuna crepa visibile dall'esterno. Poi arriva una notte di fine settembre. Poco dopo la mezzanotte, una chiamata al numero di emergenza interrompe il silenzio. Dall'altra parte della linea, una voce chiede aiuto. In casa c'è stato qualcosa di terribile. Qualcosa che non può più essere fermato. Quando la polizia arriva sul posto, trova una scena che contrasta violentemente con l'idea stessa di quella casa. Sangue, caos, paura. E 2 bambini ancora vivi, nascosti, testimoni involontari di una violenza che nessuno avrebbe mai immaginato possibile. Quella notte segna la fine di una vita e l'inizio di una domanda che diventerà centrale. Come può l'orrore nascere proprio dove tutto sembrava al sicuro? Kelly Clayton era nata e cresciuta a Elmira, una cittadina dello stato di New York, dove le famiglie si conoscono da generazioni e la quotidianità scorre senza grandi scosse. Fin da giovane era descritta come una ragazza solare, estroversa, con una naturale capacità di entrare in sintonia con gli altri. A scuola si distingueva per intelligenza e determinazione, qualità che la portarono a diplomarsi con ottimi risultati. Dopo il liceo, Kelly decise di proseguire gli studi iscrivendosi al college. Anche in quell'ambito dimostrò costanza e impegno, portando a termine il percorso universitario senza difficoltà particolari. Per chi la conosceva, il suo futuro sembrava già tracciato. Una carriera stabile, una vita costruita con attenzione e responsabilità. Eppure, una volta laureata, Kelly sentì il bisogno di allontanarsi temporaneamente da quella realtà così prevedibile. A poco più di 20 anni si trasferì a Los Angeles, una scelta dettata dal desiderio di vivere qualcosa di diverso, prima di mettere radici definitive. Lì trovò lavoro come cameriera in un cocktail bar e trascorse circa un anno immersa in una realtà completamente nuova, fatta di ritmi veloci, incontri casuali e una libertà che fino a quel momento non aveva conosciuto. Con il passare del tempo, Kelly iniziò a sentire che quell'esperienza aveva fatto il suo corso. La vita a Los Angeles le aveva dato ciò che cercava: una pausa, nuove prospettive, un periodo di libertà. Ma non era lì che immaginava il suo futuro. Decise quindi di tornare a Elmira, con l'idea di trovare stabilità, un lavoro duraturo e costruire una vita a lungo termine. Senza saperlo, quel ritorno avrebbe segnato l'inizio del capitolo più importante e più tragico della sua storia. Dopo il rientro a Elmira, Kelly trovò lavoro come cameriera in un pub molto frequentato, un punto di ritrovo per la comunità locale. Tra i clienti abituali c'erano spesso i tifosi e i giocatori della squadra di hockey della città, un ambiente che faceva parte della quotidianità di Elmira. Fu proprio lì che Kelly conobbe Tom Clayton. Tom non era un volto qualunque, era un giocatore di hockey professionista e una figura molto conosciuta in città. Il suo nome era familiare a chiunque seguisse lo sport locale e la sua presenza non passava inosservata. Tra i due nacque rapidamente un'intesa che, secondo chi li conosceva, fu immediata e naturale. La relazione si consolidò nel tempo. Kelly e Tom iniziarono a frequentarsi con regolarità, costruendo un rapporto che sembrava basato su complicità e progettualità.
Dopo alcuni anni decisero di sposarsi, dando ufficialmente inizio a quella che, dall'esterno, appariva come una nuova fase stabile della loro vita. Poco dopo il matrimonio arrivò la prima figlia, Charlie. La nascita della bambina segnò profondamente Kelly, che si dedicò completamente al suo ruolo di madre. Chi le stava vicino raccontava di una donna felice, presente, profondamente legata alla figlia. 2 anni più tardi nacque anche il secondo figlio, Colin, completando l'immagine di una famiglia giovane e apparentemente affiatata. All'esterno nulla sembrava fuori posto. Una coppia solida, 2 bambini piccoli, una casa accogliente e una situazione economica serena. Tom continuava la sua carriera sportiva, mentre Kelly gestiva la vita familiare con dedizione. Tutto contribuiva a costruire l'immagine di una famiglia equilibrata, inserita nella comunità e lontana da qualsiasi ombra evidente. Un'immagine che, col senno di poi, avrebbe finito per rivelarsi solo una facciata. Con il passare del tempo, la famiglia Clayton iniziò a sentire l'esigenza di un contesto ancora più tranquillo. La scelta ricadde su Caton, una cittadina più piccola rispetto a Elmira, ma abbastanza vicina da permettere di mantenere abitudini e legami già consolidati. Il trasferimento avvenne senza difficoltà e segnò l'inizio di una nuova fase della loro vita. A Caton, i bambini furono iscritti alle scuole locali e si inserirono rapidamente nel nuovo ambiente. Nuovi compagni di classe, nuove amicizie, nuove routine. Anche Kelly si adattò con naturalezza, costruendo una quotidianità scandita dagli impegni familiari e dalle attività dei figli. Le giornate scorrevano seguendo ritmi regolari, fatti di piccoli gesti ripetuti e di una stabilità che sembrava ormai definitiva. Tom, dal canto suo, continuava a portare avanti i suoi impegni lavorativi e sportivi. Nonostante la nuova sistemazione, mantenne alcune abitudini che facevano parte della sua routine da tempo. Tra queste, un appuntamento fisso. Il lunedì sera si incontrava con un gruppo di amici per giocare a poker. Un momento di svago che si ripeteva con regolarità e che era ben noto a chi gli stava intorno. Nulla, in quel periodo, sembrava indicare che quella normalità fosse fragile. La famiglia appariva stabile, ben inserita nella comunità e lontana da situazioni di conflitto evidenti. Tutto lasciava pensare che la vita a Caton sarebbe proseguita seguendo quel ritmo prevedibile ancora a lungo. Il 28 settembre 2015 era un lunedì. Per Tom Clayton, come per molte altre settimane, la serata era iniziata con il consueto incontro di poker con alcuni amici. Un appuntamento abituale, che si svolgeva senza particolari variazioni e che faceva parte della sua routine. Quella sera, però, la partita terminò prima del solito. Poco prima di mezzanotte, Tom salutò il gruppo e si mise alla guida per tornare a casa. Il tragitto era breve. Una decina di minuti di auto separavano il luogo dell'incontro dalla casa di Caton, dove viveva con la sua famiglia. Intorno a 00:15, il silenzio della notte venne interrotto da una chiamata al 911. Dall'altra parte della linea, una voce maschile chiedeva aiuto. L'uomo spiegava di essere appena rientrato in casa e di aver trovato la moglie a terra, priva di vita. Con lei c'erano anche i 2 figli piccoli. Le pattuglie arrivarono sul posto in pochi minuti. All'interno dell'abitazione trovarono una scena caotica e violenta, in netto contrasto con l'aspetto ordinario della casa. Kelly Clayton era morta. I bambini, Charlie di 7 anni e Colin di 3, erano vivi e fisicamente illesi, ma in evidente stato di shock. I piccoli furono immediatamente portati fuori dall'abitazione e affidati alle cure dei soccorritori. All'interno, la polizia iniziò a delimitare la scena del crimine e a raccogliere i primi elementi. Era chiaro fin da subito che non si trattava di una morte accidentale. Quella notte, che fino a poche ore prima era sembrata una normale vita familiare, si era spezzata in modo definitivo. E mentre la casa veniva isolata dalle luci blu dei mezzi di emergenza, prendeva ufficialmente avvio un'indagine destinata a rivelare molto più di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Quando gli investigatori iniziarono a esaminare l'interno della casa, apparve subito chiaro che l'aggressione era stata estremamente violenta. Tracce di sangue erano presenti in più ambienti. Nella camera da letto, lungo il pianerottolo, sulle scale e infine in cucina, dove il corpo di Kelly era stato ritrovato. Il percorso delle macchie raccontava una lotta prolungata, uno spostamento continuo, segno che la vittima aveva cercato di difendersi e di muoversi.
Kelly presentava evidenti segni di colluttazione. Le ferite da difesa indicavano che aveva opposto resistenza, combattendo fino all'ultimo. Nulla lasciava pensare a un'aggressione rapida o improvvisa. Quella notte, in quella casa, si era consumato qualcosa di lungo e disperato. Eppure, più gli agenti osservavano l'ambiente, più emergevano elementi difficili da spiegare. Non c'erano segni di effrazione. Porte e serrature erano intatte. Nessuna finestra risultava forzata. L'unica anomalia era una finestra aperta nella camera da letto, situata però a un'altezza considerevole e affacciata su una strada principale. Un punto d'accesso rischioso, poco pratico e facilmente visibile. Anche l'ipotesi di una rapina iniziò a perdere forza. In casa erano presenti numerosi oggetti di valore, lasciati in bella vista. Borse di lusso, accessori costosi, effetti personali. Nulla era stato rubato, né spostato, nessun cassetto rovistato, nessun segno di ricerca affrettata. Più la scena veniva analizzata, più una domanda iniziava a prendere forma. Se non si trattava di una rapina e se l'ingresso non era stato forzato, allora come aveva fatto l'aggressore a entrare? E soprattutto, perché quella violenza sembrava così mirata, così personale, in una famiglia che dall'esterno non mostrava alcuna crepa? Dubbi che, da quel momento, avrebbero guidato ogni passo dell'indagine. Nelle ore immediatamente successive all'omicidio, gli unici testimoni presenti in casa erano i 2 bambini molto piccoli. Per questo motivo, la polizia attese che la figlia maggiore fosse in condizioni emotive sufficientemente stabili prima di ascoltare il suo racconto. L'interrogatorio avvenne in un ambiente protetto, alla presenza di professionisti specializzati. Non si trattava di un confronto diretto, ma di un dialogo pensato per permettere alla bambina di raccontare ciò che ricordava senza essere guidata o influenzata. Charlie spiegò che quella sera stava dormendo nella sua stanza insieme al fratellino. A un certo punto fu svegliata dalle urla della madre. Riuscì a sentire chiaramente Kelly gridare loro di scappare e nascondersi. Senza esitare, prese il fratellino e si nascose nella stanza, rimanendo in silenzio. Raccontò di essere rimasta nascosta per molto tempo, fino a quando non sentì una voce diversa. Era quella del padre, appena rientrato in casa. Solo allora uscì dal nascondiglio. La bambina disse anche di aver visto l'uomo che era entrato in casa. Lo descrisse come una figura silenziosa, vestita con jeans e una maglia scura a maniche lunghe, con il volto coperto da una maschera. Non lo sentì parlare, né pronunciare una sola parola. A un certo punto, nel tentativo di descriverne la corporatura, Charlie pronunciò una frase che colpì immediatamente gli investigatori. Disse che quell'uomo le era sembrato come il suo papà. In un primo momento, la frase venne interpretata come un semplice riferimento alla statura e alla corporatura. Tuttavia, messa accanto agli elementi già emersi sulla scena del crimine, quella descrizione iniziò a pesare. Perché l'aggressore sembrava così familiare? E quanto c'era ancora da scoprire dietro quella notte? Dopo la testimonianza della bambina, l'attenzione degli investigatori tornò inevitabilmente su Tom. Ufficialmente il suo alibi sembrava solido. Al momento dell'omicidio si trovava a una partita di poker con alcuni amici, un dettaglio che più persone avevano confermato fin da subito. Nonostante questo, la polizia decise di ricostruire la serata minuto per minuto. Durante gli interrogatori, uno dei presenti ricordò un particolare che agli altri era sfuggito. A un certo punto, nel corso della partita, Tom si era allontanato dal tavolo per fare una telefonata. L'orario non era preciso, ma si collocava intorno alle 11:30 di sera. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che attirò l'attenzione degli investigatori. Quando venne analizzato il telefono di Tom, quella chiamata non risultava. Non compariva nella cronologia, né tra le chiamate perse, né tra quelle effettuate. Un'assenza che non passò inosservata. I tecnici forensi recuperarono i dati cancellati e individuarono effettivamente una chiamata rimossa manualmente. Il numero apparteneva a un uomo di nome Michael Berg, un ex collega di Tom. Michael era stato recentemente licenziato dal lavoro e attraversava un periodo di forte difficoltà economica. Non era l'unico collegamento tra i due. Michael e sua moglie vivevano in un appartamento di proprietà di Tom. Proseguendo l'analisi del telefono, emerse un altro elemento sospetto.
Nei giorni precedenti all'omicidio, Tom aveva scambiato alcuni messaggi con un amico, Luke, riguardanti uno scambio temporaneo di automobili. Anche in questo caso, i messaggi erano stati cancellati, ma solo quelli relativi a quell'accordo specifico. Perché eliminare proprio quelle conversazioni? E quale ruolo avevano avuto Michael Berg e quello scambio di veicoli nella notte dell'omicidio? Domande che iniziarono a trasformare un alibi apparentemente inattaccabile in qualcosa di molto più fragile. A quel punto dell'indagine, Michael Berg divenne una figura centrale. Gli investigatori iniziarono ad approfondire il suo profilo e la sua situazione personale. Michael era un ex collega di Tom e da poco tempo aveva perso il lavoro dopo essere stato sorpreso a rubare. La perdita dell'impiego aveva innescato una serie di problemi economici che stavano rapidamente peggiorando. Michael e sua moglie vivevano in un appartamento di proprietà di Tom. L'affitto rappresentava una spesa sempre più difficile da sostenere e il rischio di perdere la casa era concreto. Tom era perfettamente consapevole di quella situazione e, secondo quanto sarebbe emerso in seguito, aveva deciso di approfittarne. Quando la polizia contattò la moglie di Michael per chiarire alcuni spostamenti della sera del 28 settembre, la donna apparve inizialmente vaga e reticente. Tuttavia, durante un interrogatorio formale, finì per ammettere un dettaglio sconvolgente. Pochi giorni prima dell'omicidio, Tom Clayton aveva offerto a suo marito $100.000 in cambio dell'uccisione di Kelly. Di fronte a quella dichiarazione, Michael fu interrogato separatamente. Messo davanti alle parole della moglie e alle prove raccolte, crollò rapidamente. Confessò di aver accettato la proposta, spinto dalla disperazione e dalla paura di perdere tutto. Per portare a termine il piano, aveva chiesto aiuto a un amico, Mark Blandford, che quella sera avrebbe dovuto aspettarlo in auto. Michael raccontò di essere entrato nella casa utilizzando un mazzo di chiavi fornito da Tom, evitando così qualsiasi segno di effrazione. Il piano originale prevedeva di colpire Kelly nel sonno e poi appiccare un incendio per cancellare ogni traccia. Ma qualcosa era andato storto. Kelly era sveglia, aveva reagito, aveva urlato e aveva messo in salvo i figli. A quel punto la violenza aveva preso una direzione diversa, molto più caotica e incontrollabile. E restava ancora una domanda fondamentale. Perché spingersi fino a tanto? Cosa poteva giustificare una scelta così estrema? Una volta chiarito il ruolo di Michael Berg e la dinamica dell'omicidio, restava da rispondere alla domanda più difficile. Perché organizzare la morte della propria moglie? Cosa poteva spingere qualcuno a pianificare un atto tanto estremo, mettendo deliberatamente a rischio anche la vita dei propri figli? La risposta emerse seguendo una pista ricorrente in molti casi di cronaca nera: il denaro. Kelly aveva una polizza assicurativa sulla vita del valore di $1 milione, di cui il marito era beneficiario, ma non era l'unico elemento in gioco. Il piano prevedeva anche l'incendio della casa, un dettaglio che avrebbe permesso di incassare ulteriori somme attraverso l'assicurazione sull'abitazione. Se tutto fosse andato come previsto, Tom Clayton avrebbe potuto ottenere diversi milioni di dollari in un'unica notte. Per questo, secondo quanto emerso dalle indagini, l'incendio non era un'eventualità, ma una parte centrale del piano, un modo per cancellare le prove e massimizzare il guadagno. Ciò che rendeva il quadro ancora più inquietante era la consapevolezza che Tom aveva della presenza dei figli in casa. Il progetto originale non prevedeva eccezioni, non prevedeva ripensamenti. Il rischio per i bambini era stato accettato fin dall'inizio. A quel punto, l'immagine costruita negli anni iniziò a sgretolarsi definitivamente. La famiglia modello lasciò spazio a una realtà molto diversa, fatta di calcoli, menzogne e scelte irreversibili. E mentre il movente diventava sempre più chiaro, restava da capire come la giustizia avrebbe ricomposto tutti quei frammenti in un'aula di tribunale. Con le confessioni, le prove tecniche e la ricostruzione degli eventi, il caso arrivò rapidamente in tribunale. Tom Clayton venne arrestato e formalmente accusato di aver organizzato l'omicidio della moglie, mentre Michael Berg fu incriminato come esecutore materiale. Anche Mark Blandford, l'uomo che aveva fatto da palo, venne coinvolto nel procedimento. Durante il processo, Tom continuò a proclamarsi innocente, negò ogni coinvolgimento e accusò gli investigatori di aver costruito un impianto accusatorio basato su interpretazioni forzate e prove manipolate. Nonostante ciò, la mole di elementi raccolti dall'accusa risultò schiacciante, le chiamate cancellate,
lo scambio di veicoli, le chiavi di casa, le testimonianze e le confessioni incrociate. Michael Berg, dopo aver inizialmente confessato, tentò in seguito di ritrattare, fornendo una versione alternativa dei fatti che non trovò riscontri oggettivi. La sua ricostruzione venne giudicata poco credibile e incoerente con le evidenze raccolte. Alla fine del processo, la giuria emise il verdetto. Tom Clayton fu riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado e condannato all'ergastolo. Michael Berg ricevette la stessa condanna. Mark Blandford venne invece condannato a 6 anni di reclusione per il suo ruolo nel crimine. Con la lettura delle sentenze, il caso trovò una conclusione giudiziaria. Ma ciò che era accaduto quella notte lasciava dietro di sé conseguenze che nessuna condanna avrebbe potuto cancellare del tutto. Quando il processo si concluse e le sentenze vennero pronunciate, la storia giudiziaria del caso trovò una fine. Ma la vicenda umana era tutt'altro che conclusa. Dietro i documenti, le testimonianze e le condanne restavano 2 bambini, sopravvissuti a una notte che avrebbe segnato per sempre le loro vite. Kelly Clayton non fu soltanto una vittima di cronaca nera. Fu una madre che, nei suoi ultimi momenti, pensò prima di tutto alla sicurezza dei figli. Il suo gesto di metterli in salvo rimase l'unico atto capace di sottrarre qualcosa alla violenza di quella notte. Il caso mostrò quanto l'apparenza possa essere ingannevole. Una famiglia considerata stabile, una casa tranquilla, una routine senza segnali evidenti di pericolo. Eppure, dietro quella facciata, si nascondevano decisioni prese nell'ombra, pianificate con freddezza. Storie come questa ricordano che la violenza non arriva sempre dall'esterno. A volte nasce proprio nei luoghi che dovrebbero rappresentare protezione e sicurezza. Ed è forse questo l'aspetto più difficile da accettare, non l'orrore in sé, ma il fatto che possa crescere silenziosamente, fino a manifestarsi quando ormai è troppo tardi. Se questo racconto ti ha colpito, prenditi un secondo per sostenere il canale. Per te è un piccolo gesto, ma per noi è importante. Iscriverti, lasciare un like e un hype aiuta questo tipo di contenuti a crescere e a raggiungere sempre più persone. Ora però voglio sapere cosa ne pensi tu. Scrivimelo nei commenti. Li leggo sempre e spesso diventano spunti per nuovi video. Attiva anche la campanella e ci vediamo al prossimo caso.